Un saluto a tutti e bentornati su Z Factor. Eccoci con un'altra conferenza Microsoft. Come vi dicevo, non ero convinto che ci fosse, ma effettivamente c'è stata. Mi sono informato stamattina, effettivamente era confermata la nuova conferenza. Allora, oggi sono intervenuti nel calmare le acque, hanno cercato di quietare gli animi col dire non hypatevi troppo, perché questa è più un approfondimento della conferenza che c'è stata l'altro ieri. Quindi ci saranno, come vedete adesso, coming up deep dive Minecraft Legends, quindi andranno a approfondire gli annunci fatti, i giochi che hanno suscitato più interesse, tipo in questo caso intervista con Pete Hines di Bethesda, c'è stato appunto Minecraft Legends, Naraka e altri titoli che sono stati mostrati anche per la prima volta, alcuni l'altro ieri, e quindi questa conferenza, in questa live vedremo qualche approfondimento in più, scopriremo qualcosa in più sui giochi, ma non so se ci sarà effettivamente qualcosa di nuovo. Spero di sì, che ci sia qualche piccola bombettina che non guasta mai, giusto per tenere alto l'interesse, alta l'attenzione riguardo a quello che succederà in questa ora e mezza di showcase. Buonasera Rob, come va? Signor mezzo patentato. Quindi ragazzi, niente, sono curioso. Mamma mia, è Dust Falls, mamma mia. Allora, a parte che ho visto oggi 3-4 articoli su Dusk Falls che ne parlano come se fosse il nuovo Life is Strange, peccato che a me proprio non convinca. Poi magari sarà il gioco della vita, però a me proprio così non convince. E comunque, come vi dicevo, ci sarebbe qualche giochino che potrebbero rivelare qualcosa di che ci è mancato nella scorsa live, nella scorsa showcase. La domanda è: lo mostreranno oggi o magari più avanti, magari a settembre, ottobre, magari qualche altro evento? So che ce ne sono ancora altri in programma per quest'anno, quindi probabile che si tengano appunto qualche colpo da sparare ancora per qualche evento. Sì, vabbè, dietro le scene di Grounded ce lo potevano risparmiare. Bene, ottimo. DLC su Resident Evil 7, ho letto, ma di storia o qualcosa di nuovo? Multiplayer che in teoria doveva uscire, boh. Ho letto che hanno annunciato qualcosa, ma non mi sono informato più di tanto. Qua ci siamo, tra poco inizia e speriamo in bene. Terza persona, la campagna, è una campagna per Rose e la figlia. Urca, interessante. Peccato che io l'ho venduto il Hey, we are a small snippet of Squanch sempre terza Games, persona. and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's Like, is there one that's not extended? And that's why? we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. Puoi anche giocare con il palo della luce nella modalità There's the punti. normal Wow. one. I know what this is. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless. Posso dire che questa introduzione è molto trash? Cioè, che sembra una cosa che sono tre in mezzo a un campo a dire cioè, benvenuti a showcase, però era pieno di tagli. 5 secondi di video, 10 tagli. Vabbè. Allora, ci mostreranno Redfall.
Ah, quello sparatutto lì. Ah, ma in generale tutto, penso. Sì, molto. Questo qua è quello del ninja che dicevi te, Rob. Diablo. Comunque hanno già trovato, ho letto oggi che hanno già trovato un bug nel trailer, nella dimostrazione di Starfield. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 Muovere una months. piccola critica. Se si chiama Xbox Games Showcase, perché hanno presentato le cose Riot del Game Pass? You'll hear from the renowned Che su developers PC. behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Non Naraka avete adesso. Playpoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox Pantaloni and strani che Bethesda c'ha Games lei. Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Ma anche i capelli. L'ho visti adesso. Solo in America fanno questi cazzo di eventi. I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Il buon film non viene mai a provarci in Italia, Gaming has this maledetto. unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Yeah, you know, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously had Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent game developers that we work with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. So launch exclusive. Ah, quel gioco di stile Dark Souls. Nuovo gioco? Sarà nuovo? Non c'era questo.
Sta grafica un po' mi turba, però non capisco che gioco sia. Valheim. PC Game Pass. Ah, ok. Ah, ok. Xbox Game Pass all'inizio del 2023. Valheim. Boh, non sembra male. Oh mio Dio. Che due palle. Bethesda questi. opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to Era see già you uscito as su well. PC. So about a month ago, you all announced some delays for Arriva both su Redfall Game and Pass. Starfield, so I wanted to give you a chance to tell us a E little bit about the arriverà decision-making process. poi l'anno prossimo Absolutely. su Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door su before it's Xbox, ready. I think we quindi have Valheim. Infatti l'ho continued già to sort of sentito come examine how we nome. think about games and making sure that Non they are sembra going male, to meet però, our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now Comunque a me sto Redfall non remotely. convince While a lot appieno. of our folks are not back in the office, and that Minchia has che an impact. grafica sta, I also think we've been mamma thinking mia. about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So Dov'è Elder it's not Scrolls something we 6? undertake lightly, but at the end of 7. the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, Perché numero and we manca? want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games that we. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Sounds good. Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored 2, Prey, Anche there's Dishonored a devo lot of giocare common anch'io. threads you'll find in them. They create really Anche Prey. amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how, we're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. And I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane? I mean, look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, up to 4 players. And so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different. But I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends, because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters, like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? Again, it's one of those things, like if you watch just like combat footage, you might look at senza Left 4 Dead or estetica Back anni 4 Blood 80-90. or any of these things and go, oh, I see multiple characters Sì, è facing un a bunch gioco of molto enemies, and like, so fotocopia. it's the same game. But I think that's
that would be doing a disservice. That ispira, it's all quindi. of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do. You know, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You know, you have different characters who play roles really well, how you choose to use Brebone, the robot, all of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their game so compelling. Yeah, Sì, compelling sembra and fresh. cazzaro a So caso, excited for poi Redfall, multiplayer. and you said it here on Beh, for everyone lui to ha see detto that si we're può gonna be giocare sia in playing together. So I'm solo gonna che in hold you to that. multiplayer, Absolutely. no? All right. Can't wait. Oh, awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I wanted to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to My play. least favorite saying is there's never been a no. better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We man. know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like Sì, ma story sarà and there's a lot of castrato. politics in High Isle, Dici? different factions and, Avrà delle and the limitazioni conflict that's going on importanti there. And solo? again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing Boh, anche community. secondo They're me so un gioco welcoming, they're così so helpful. borderline You know, if you che need a little bit of help, if you need a lot of help, They're there for non lo they're so. there for you to help explain, to you know, Non to mi make sure you have convince a fun appieno, experience. And neanche a me. honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda Fallout. Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it Boh, meant to Fallout us as players, when we went 76 and non played era those games, played the malvagio, original quello che ho Fallout, provato io, Fallout 2. però And then what the ho franchise detto has da un po' become che and sort of growing and finding an ci even, sono you know, a new audience. titoli with Fallout così 3, che ti Fallout chiedono 4, tanto Fallout New Vegas, tempo da Fallout dedicarci 76 is e something we really want to celebrate. non mi And honestly, prendono. you know, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just honestly how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it, Starfield. Secondo me End of the Fallout show, 76 I è gotta say, stata watching the trailer, breathtaking. una così It's one of those grave things perdita from di the soldi different per locations and Bethesda just che seeing the difference between secondo that me moon è versus stato the anche quello uno populated dei city, motivi per il just quale amazing. The dog fighting, just Microsoft è everything was so riuscita a awesome. The team really comprarla outdid così. themselves, I It's feel one of like. those things about Al a Bethesda volo. Games Studios game that I always love, and it's E been secondo me the case, Bethesda ci aveva honestly, since, puntato you know, I molto worked on su Morrowind and quel Oblivion and all those gioco. games that
you know, we talked about. And Poi quando ha for every single one, you floppato, cannot basta. pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for me. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, you know, build Però io dico che outposts and gather interamente resources e to build more liberamente cool esplorabile, stuff? The team really Rob. puts all of those tools in the player's hands and step back and says, Boh. now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's, you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but you know, I want something that sort of leads me through, because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic, because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you Speriamo che non solve cominciano a problems or rompere le choose to balle spend con your sti time in cavolo this di world bot, with creating. I love perché that. And you know, what you said about, you know, those moments that maybe you experience that I don't, like, those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? bloccano And i having them go out commenti and find del it. So I cavolo think that's going to be one of con those. We parole talk about that a così. lot, that sort of water cooler Borderline. moment. Come in the next day E and queste you talk cose to botte everybody about non what li you did, and bloccano, you're è like, assurdo, wait, I Rob. did that quest, but I did this completely different thing, and you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made you didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, oh yeah, you can do anything. Like that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships, so I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, you know, look, if you look at a game like Skyrim, which, like, everybody's played Skyrim at this point, it can, you know, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like, if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and, like, live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, you know, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of paint the picture just how broad or how deep the rabbit hole goes. It's going to be so impressive, and you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was when watching the video, the demo, what I saw, and it really caught my eyes around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically
I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you could do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be good at, what trade-offs are you willing to make or not. And then the other part of it is, of course, well, you can't just, like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it. Absolutely. I mean, just as you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just killing the game. We got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Naraka. 大家好，我是 Anche questo 永 non lo 无间 so. 制作人关磊。 We are Non so glad se to sarà share bello. Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Ciao Naraka Ditsu, Bladepoint tutto bene? consoles for the first time. You could play the game on Xbox Series X and S, as well as Windows next week. We're also joining Xbox Game Pass, a platform with a huge player base and a vast, bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. Me l'ero As a dimenticato competitive della survival game conferenza di incorporating stasera. a lot of action elements, Naraka features Tutto a range bene, of characters ottimo, with dai. unique personalities. Each hero draws from A parte il different caldo, fa civilizations caldo and anche cultures. lì, Ditsu. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, katanas at the ready, or maybe you'll use Persian assassin techniques and strike from afar. With your grappling hook, you can fly between temple walls and across bamboo forests with ease. Beyond solo endeavors, you can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design È philosophy, regolare. that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Senti il caldo. Collect soul jades to change how Per you me play. fa già troppo caldo. Transform your katana strikes and make your Preferisco cannon a l'inverno. weapon of mass destruction. Decisamente. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a sorcerer, the choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too. You'll never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield, because you're able to edit your hero's features. Lo combatto to your giocando a heart's FIFA e content. via. You can even recreate Non ti your scaldi favorite ancora di faces. più giocando a FIFA. As we approach Naraka's first launch anniversary, Che quello che giochi we're te è bello introducing a tosto brand poi. new weapon, the Twin Blades, releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the Twin Blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited-time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well. Com'è stato l'evento Capcom? Non l'ho visto. Campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to Non so announce neanche that cosa the abbiano wait is annunciato. over.
Players will see the sinceramente. first chapter of our campaign mode. Te l'hai Form letto teams of qualcosa? 3 to take on new enemy Tizio? types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players join Naraka later this year. Te l'ho Naraka is scritto launching prima, on Ze. Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd, Sì? and it's included with Game Pass at launch day. Now's your chance to dive into the world Ah, of quello Naraka di Resident Evil. Ah, ok, scusami. Te che ragione. Ma solo quello hanno presentato? No, chiudevo infatti. Vedi, c'è la campagna se ti interessa Naraka. Ma non lo so se mi interessa. È uno di quei giochi che... Borderline. Non capisco se sia una stronzata o se effettivamente ne valga la pena. Già che nel Game Pass lo si potrà provare, per amor del cielo. Però... Ma così, visto così, non lo so. What new stories would you tell? Anche di questo gioco, basato sui turni, così, si vede tanti bei filmatini, ma il gioco ciccia non c'è. How would you lead them in this new Ubisoft in teoria hanno annunciato un evento, ma non so quando c'è. Dovrebbe esserci questi giorni, credo. Secondo che guardo, tanto filled with questo... moments of greatness. But these will be yours. Allora, evento Ubisoft 2022. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Aura History Untold. Niente in estate, Dan, ma Michelle, dicono thank più you for joining us avanti. today. Thank you for having us. Entro il On behalf of the entire studio, 2022. we are really excited to be here and finally be able to talk about Aura. I mean, we all are excited too. You just had the Niente world premiere 2 days di... ago for Aura, and I have to say, Di confermato I'm a per really ora. big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Aura is so ambitious. So tell us more about it, and also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So, Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, Hanno actually. annunciato anche From the development leads of altro, ma non Civilization so, 5. anche And our goal is to push Resident Evil strategy 4 games to the Remake, next che è un level. altro asset And flip what's really del great about 2, working on a new sembra. IP is that you don't have Cioè, these previous sono basati expectations sul that a sequel 2 would have. per... And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that ecco not qua only will finalmente il fans of gioco. strategy games like this, but people who've Sono never played a basati sul strategy game remake before will del find 2 per something fare they il love as well. quarto. You're absolutely taking it to the next level. Devo I think info I su saw, like, Avatar. drone was in like the 18th century. Perché lo fanno loro il something gioco like di that. It's Avatar? very, very Ma fascinating. quale, il film o il And I think cartone? that, like, if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in Questo itself. Ara So how potrebbe does the essere un vision gran of Aura flop. impact the player Meno, così experience dicevo in su the game? sentore. So one of the Ah, kind of big things film. we wanted to do with Aura was really explore Ho visto che sta in ballo un gioco, ma non sapevo che lo facesse la Ubisoft. Ah, lo fanno quelli di The Division? Ma è in stile The Division o è un'avventura proprio basata sulla storia del film, del secondo film? Che tu sappia. and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product. Animazione and Dan, what about camminata you? How e does mira the vision letteralmente impact the CTRL overall C, CTRL V, So one of the uguale big things that identico. we've been working on is what we Beh, call the il living 2 è world. fatto We bene, wanted, cioè a dire the roba. expression of the game to Sì, manifest solo un itself teaser del in a mega. way that was felt authentic Quindi non si and sa una cool. So we've cippa. spent a lot of Bene, effort bene. on making sure that the Beh, choices that spero you make are che expressed in a magari visual entro way. And settembre so you're facciamo going to qualche see your evento. citizens doing things
that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the Ma è tipo un goals Age of when we found Empire o Dark tipo un Side was to not have to Civilization? tell the Perché designers, no, you c'è can't do scritto that un thing. gioco And so a the game is turni, obviously huge. It's just quindi massive. potrebbe And so there's a very essere large technological constraint from doing Civilization, something like that. no? But we have our own proprietary Però è engine open that allows world, us to beh, really bring Dizzu, this ormai ci mettono l'open world alternate Earth to dappertutto, life. guarda Street I Fighter think that's the 6. beauty, right? Because in O no? history, the great thing about learning history is that you learn about culture. You Che alla learn fine è about confermato che sia stories. You open learn about things world, that are ragazzi. probably brand new to Nuovo your Street eyes. Fighter. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm Secondo me excited non to get sarà my con hands il on it, and I'm gameplay sure action everyone else is who's dell'originale. watching. So let us know, where can we learn more Dici? about it, and when can we get our hands on it? 'Cause I Lo need it faranno today. più So if you head over to the simile al website, you 2? can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you'll have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story mode. Oh. Here's Adam Brennicke and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. A me Grounded non ispira neanche un po'. La base è quella, lo hanno anche detto. Beh, ma What can players expect from il the renderlo 1.0 più action of alla Grounded? fin The big fine, one, of course, Robert, is going to be a complete di game, and that gameplay is il story, 2 e il right? 4 from non si beginning to differenziano end, you can play through, tantissimo. why Cambia are you here? l'impronta che How hanno do you get home? I think those are dato like the big questions that gli people are asking about sviluppatori, Grounded. perché bene o male il gioco è lo Originally, stesso, we really tu just ti wanted to make a spari survival game, and one e of the jokes risolvi was, enigmi. hey, what if we did backyard survival? Sì, Everyone was like, l'unica "Yeah, differenza è that's che a ci very sono unusual molti più idea, nemici but I think e there's something there." diciamo One of che the things that we comunque did early on was establish sei the più art style incentrato around it. al Things started like coming to combattimento. life as we did the initial prototypes. La cosa che Like potrebbero seeing fare è mettere some of the comunque cool tanti things, nemici like e the first aggiungere time quelle we added, due like, the animazioni in spider più in per VR, renderlo seeing the reactions of action people in the come il office, vecchio like jump scare, rispetto like al people 2 screaming. remake, che comunque è più tranquillo. The team is very Però small. sì, se la The base è smallest team I've ever worked on at quella, Obsidian. I wanted everyone to be able dipende to se participate ci on the aggiungeranno design side of qualcosina things. So in I più said per everyone is a non designer fare on proprio the copia e team. incolla And I think that e extends into mettere our solo la storia del community 4, and how we're oppure building the se game in game faranno preview un and early qualcosa di access. più That's e probably one of the successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. e faranno un'opera un pochino più Game developer, too, that dedicata is e simile a huge all'originale. thing just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not Poi da liking. vedere, And all hanno those detto chi ha adjustments just giocato make 2 e 3 a remake si much, troveranno a much better game casa, at the end of the day. quindi sarà meno action secondo te? We're at that point now that the yard's getting finished and now we can play through the story. Il gameplay There's a lot of dell'originale è un altro surprises, gioco, è più a lot action e of, meno you horror, know, qui sembra il things that I think contrario. Players aren't going to expect, and I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. Io a giocare il 4 I mi know a sono lot of caccato players are just sotto waiting comunque, for the roba. story to be finished to finally jump Però into the sì, game. c'è meno People who played the game quell'atmosfera previously are also, dark like, e holding più out for more content. un'atmosfera, I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new non dico a players. sparatutto, però meno ispirata, possiamo So, definirla we have così. the Broodmother from last year. It was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the assistant manager. But in this trailer, we're showing players the Mantis. Beh, magari se lo metteranno su Game So Pass we're si super potrà excited provare. to finally show off the Mantis. I know that's Però già dobbiamo finire il a 5 e il big 6 ask e from Revelations 2, players quindi prima that they finiamo want to see quelli. a praying mantis in the game. They've been asking for this for a Yes, long yeah. time. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the Mantis is just a little tease. Adesso of stasera o one of the domani boss stacco fights, anche le but there's more to console. come, right? Like Ci potentially many aspetta boss ancora fights that qualche we giorno. have planned for the full release of Ma Grounded. ormai ci There's a siamo, lot more ragazzi. secrets and other things to uncover. Questa sera è l'ultima live. When we reached Nella vecchia 5 million location. players, that was already super crazy. Ti And caccavi then sotto quando trovavi the nuovi next oggetti, ma nella milestone, ricetta 10 non million players entravano. still be in Xbox. Doubling. Quello veramente Xbox era un preview trauma di That just goes to show that we have a Anche perché a io non lo fantastic concepisco game. sta Everyone's cosa, mi just dà so fastidio. surprised at, Yeah. like, Può how- mettersi le cose, incastrare nella how much Grounded valigetta, has grown. ma comunque non è una Just cosa hope the veritiera. players Quindi fammi really mettere quello che understand voglio. how important they are and Maledetti. impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for Le due palle. everyone's support
along the way. It's been dà an amazing fastidio in journey, una and maniera we're assurda. finally at Poi almost anche at le the finish cose line, per right? andare And avanti I think we wouldn't be here without te our le amazing community and mettevano all the fan support. all'interno della valigetta e ti Agree. occupavano Best spazio. community Te devi continuare a fare avanti e ever. indietro dai punti di salvataggio per prendere le cose che lasciavi nel cassone. Maledetti bastardi. Facevano apposta per allungare il brodo. Per me sinceramente il 4 non mi fa impazzire, quindi mi potrà piacere. Però qualcuno hanno fatto Resident Evil 2 Remake e fanno i giochi tutti uguali. Capcom sta diventando Ubisoft. Beh, ma Rob, marketing, cioè se il 2 e il 3 Remake hanno avuto successo, perché cambiare? Cioè, alla fine il quarto la gente si è lamentata, mi avete detto. Quindi perché non cogliere la palla al balzo e renderlo più simile alla prima trilogia e far contente le persone e fare il gioco come vogliono loro? Cioè, da quel punto di vista posso anche comprenderli. Però sì, avrebbero potuto continuare sul filone dell'action e renderlo comunque con atmosfere più lugubri e mantenere un po' di più l'atmosfera dei primi, senza snaturare troppo il quarto. Quello avrebbero potuto farlo, però secondo me hanno voluto pure appunto dare un colpo di spugna e dire no dai, facciamo qualcosa di un po' diverso, così la gente è anche più invogliata a comprarlo se l'ha già giocato. Parere mio, Rob. Forse pure qualche checkpoint messo a caso. Sì, c'erano alcuni pezzi dove c'avevi, cioè i checkpoint non è che c'erano i salvataggi, che però ce n'erano alcuni che erano vicino ai zombie o robe del genere, che veramente tu entravi e poi uscivi, c'avevi dei vicini. Oppure per arrivare al prossimo checkpoint c'avevi il nemico forte da sconfiggere prima e poi se morivi devi rifarti un botto di cose. Oppure vogliamo parlarne degli inchiostri, che se non avevi inchiostro non potevi And Microsoft non celebrating potevi its 40th salvare. anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can Non lo do. so, mi ha detto i coglioni con tante ore di grafica migliorata e asset flip di animazione e tutto il resto, ma se lo tengano. Ovvio, Rob, io sono d'accordo con te, cioè, allora se non li avessi giocati come nel caso del 2 e del 3, per spendere 5 euro, spenderne 10, spendo 10 nei giochi remake, che poi erano belli. Però per 80 euro culo, cioè sinceramente mi gioco il quarto basico e via. Non era così brutto. Il Blackbird era l'aereo dietro di loro nero. Ma sei esperto di aerei, Rob. Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. Tutti quegli aerei ammassati lì, porca miseria. And we hope to get a few more, as Nick and I were Sarebbe bello talking. anche salirci, There's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. So, what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new aerials, new missions, new airports, new everything. And as always, it's free. And check out this beauty. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane, and that's also launching today. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So, Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight
for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that. And we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. My Sobo wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you in the wind. And then the last one is we're bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand new real-to-life airliner, the A310 Grazie Rob per il tuo duro lavoro. Called Builds, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, how do I get this? If you're on Game Pass, if you already own Flight Sim, the 40th Anniversary Edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these planes novembre and esce going qua through la history versione and everything that's coming. 40° anniversario. Thanks for coming to Stavo DC. uscito adesso. Paris, thank you Nick for the great Era un collaboration. with aliante, Smithsonian grazie and for Rob kicking off the 40th Anniversary per le Edition of Flight Sim. It's been precisazioni. wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. E comunque, vi lo ripeto un'altra volta, Flight Simulator è uno dei giochi più belli graficamente che sono Today was a usciti. good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. Top Gun Maverick Expansion. Sulla Series X potrei pensarci a Flight Simulator. Secondo me, Rob, è il gioco per te a mani basse, proprio così. Per i fan degli aerei in generale è un gioco che devi per forza avere. Cioè su PC ti chiede delle tatuaggi così, ti chiede delle prestazioni mostruose, ma su una Series X, se prima o poi la prenderai, devi prenderlo assolutamente. Piuttosto ti spari un mese di Game Pass, te lo provi se non sei convinto, ma assolutamente. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Vabbè. Hey, we're just Poi adesso che lavori, Rob, quando saranno disponibili, action adventure comedy se vuoi prendertela, te la first person prendi. shooter that is nothing at all. Cioè dire che gli aerei non militari non mi interessa troppo, però dirci Top Gun è gratis. Beh, ma a prescindere, Rob, ti dico, io che non sono un appassionato assolutamente, effettivamente posso dire che è godurioso come gioco, cioè proprio se poi veramente vuoi fare il top, ti prendi la cloche e Always had ideas, always had, vabbè, you know, carino. Non so se c'è la versione col visore, però vabbè. Già con la cloche ti metti lì, cuffie, e già un'altra vita. Secondo me è una cosa assolutamente da provare. Perché l'ho provato anche così per i fatti miei. Devo dire che è rilassante prendere, andare, volare, esplorare il mondo sull'aereo, vedere il panorama di certi posti. Sicuramente è qualcosa di unico. Beh, comunque di grafica è bello il gioco, quindi non dico che è come essere lì, però comunque ti dà uno scorcio di quello che potrebbe essere effettivamente quella parte del mondo. Dici, cazzo, voglio andare in India a vedere il fiume Gange.
Yeah, this is a triple I game. Prendi un aeroporto in India e sorvoli. Voglio vedere la foresta amazzonica. Prendi, vai là, il primo aeroporto vicino e te la sorvoli. Cioè, e quella è la cosa secondo me figa. Che poi di per sé il gioco non ha scopi se non il divertirsi, mettersi alla prova con delle vere e proprie simulazioni per togliere tutti gli aiuti. Penso che sia difficile un po' come pilotare un aereo vero e proprio, senza ovviamente la forza G che si sente sopra e c'è tutte le varie sensazioni fisiche eccetera. È uno di quei giochi che secondo me vale la pena. È un po' come un Sea of Thieves che proprio parte l'avventura, però lì devi solo esplorare, girare il mondo, vedere panorami, luoghi, e quello è la cosa particolare. It's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. Su Xbox si possono installare modo skins. Allora, alcuni giochi te lo fanno fare. Flight Simulator non ho idea. Dico la verità, perché non l'ho mai scaricato su Xbox e non ti so dire. Però in generale, tipo, ci sono giochi che le mod, tipo quelle Bethesda, alcuni, sono implementate. Hanno fatto l'update sull'Italia con maggior dettaglio. Sì, ma in generale ho visto che ogni tanto aggiungono update, aeroporti, tipo avevano aggiunto Warrior Serio o qualche altro aeroporto italiano che non era presente al lancio. È bello, cioè io così per curiosità avevo provato a volare nelle mie zone e avevo riconosciuto dei posti dall'alto, tipo le torri bianche di Mercate, robe così. Cioè, something I love about Squanch is we would put a lot of effort chiaramente. into things that a lot of other studios wouldn't even bother. Like a single small joke that 5 players might find. Okay, well now Non è una cosa politically correct da dire. That stuff. I love like edge casing and Tipo sto gioco a me non lo so. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, Mi sembra così cazzaro da essere trash e amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had. For the You can most skip part. it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, Yeah, some if you're of like the a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. No, questo che fa l'intervista con le ciabatte. Non mi convince sto gioco. Oh, un annuncio. Gun, sumo. This is gonna be fun. The Quarry. E questo è The Quarry? Ma no, è Left 4 Dead lì, come cacchio si chiama, no? Quello dei multiplayer. Ecco. Ah no. Cos'era? Oh mio Dio, Pentiment, per amore del cielo. Dead by Daylight, ecco, grazie Tizio che mi hai messo le iniziali. Però non era Dead by Daylight, no? O sì? Cioè, le movenze di quelli che si tenevano e correvano sembravano le stesse. Working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter.
but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Ma le sue braccia sono un quaderno per When I saw appunti? narrative-driven games with really distinctive art styles, Non I era was inspired to comunque, make a historical no? game Non è magari un that focused DLC on di Dead by the unique art Daylight? style of the early modern period Boh, that was really driven by comunque, the relationships between no. characters and the stories that played out over time. E non era Hannah The Quarry, Kennedy was really ovviamente. integral to defining the art style Ma è un of gioco Pentiment, especially investigativo, blending interessante, the art late style a medieval parte. illuminated manuscripts with the Questo early modern dici che è un woodcuts. gioco investigativo? Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be Mi fido di te, Rob. true Era to un gioco the a sé history, stante, true to quindi the non feel of the rimberga. source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that Oh I mio wanted Dio, to Task portray Force. a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed Sì, lo hanno detto and then they're ieri. getting married and then Ah, I felt a ok. weird like emotional reaction to that because I'm like, baby's all grown up. Però un po' a me non convince. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. Si But potrà right comunque now, provarlo, maybe non more dico di no, aware però. than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. Però proprio non mi convince. A te sì, Rob? Maro. Ho letto 3-4 articoli ieri e oggi dove appunto c'erano questi qua che parlavano di Task Force. E parlavano bene. I'm gonna override this. Is your life mission to cause harm? This is my favorite shot of the whole game. Ah, una cosa a scelte che giochi in With As compagnia? Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. So people who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience and about sharing these stories with the people you love. I think we should stick to the plan. Yes, stick to the plan. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. It's such a wonderful setup. Non lo so, non ci spenderei soldi. Quello neanch'io. When you write Sono for tutti titoli che interactive arrivano stories, su it's all Game about the Pass, stakes. You quindi want big choices, the è per tentpole quello che ones dico che that si possono everyone provare, will però remember from the chapter they played, but also you come weave si in the chiamava quel smaller gioco di stakes, the drama Sony bit, like the relationships. dove lo giocavi Are con you il gonna stay married? telefono? When you lost your job. Mi ricorda quello. And I missed you, Un okay? gioco di Sony The che game deals with puoi very giocarlo col mature telefono. themes that you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an Mai interactive sentito? story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your Forse horses, young guardo man. magari. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's chase across multiple Play states link. in the US. There's nowhere else to run. As the Quello, is an Ditsu. interactive show, but the important part here is the Ciao word Andri, interactive. tutto bene? The players Lei? are very much needed to Che mi dice? help the character
on their journey and passato per l'ultima live nella vecchia location. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it and then you get to like different. Hanno già mostrato un po' di Starfield, giochi Bethesda e qualcosina di altri titoli per il momento, però è più una conferenza di approfondimento. Poi hanno rivelato, penso, l'arrivo di Valheim su Xbox inizio 2023 e poi un altro gioco che sembrava molto Dead by Daylight, però single player forse, non lo so. Beautiful sort of subtle Hidden performances, Agenda. really strong Hidden dramatic Agenda. moments, and just really represent that. Mai sentito? Such that È un every gioco frame tipo is a questo? painting. It's a single player and multiplayer experience, so 1 to 8 players. Sì, Because sì, we wanted sì. to draw Ah, che in telefoni. people who weren't necessarily gamers. Sì, Gamers sia are gonna single love this game as well che because it's a very multiplayer. mature, in-depth story. But Gioco this game strano. really taps into your life skills rather than your gamer skills. Bene, It's bene, everyone on a level playing field. You did well there. That is a ferocious dog. Oh, we did it. Ma sai che non l'ho mai sentito sto You share the Hidden same Agenda? character, you discuss, you E make questo gioco è decisions, strano, and majority questa cosa wins. dei It's like each tutte le player persone is scelgono like a voice in the character 4 head. 5. Cioè paradossalmente potrei giocarlo con Miscura Kafa. Take the cash. It's been a Tra l'altro l'ho massive detto, journey, cioè and I can't adesso che believe mi we're just, like, trasferisco so poi close, magari touching distance potranno to this essere più game. live con Miscura Yeah, I'm Kafa. gonna miss it when it's done. Ovviamente se riesce a stare sveglia fino a tardi. Solo o multiplayer fino a 8 giocatori e si può giocare anche col telefono, quindi Let's check out what mysteries, no, adventures, Slime and Rancher of 2 course, slimes are waiting for us in the new vibrant world of Slime non Rancher mi 2. piace, però per i fan, sapete un gioco che mi ricorda tanto Slime Rancher e che è stato sottovalutato un casino? Viva Pignata. Io l'ho presi su 360 pensando fosse una stronzata tipo a 5-7 euro, che era usato e proprio lo svendevano per la disperazione, e in realtà non era così brutto Viva Pignata, soprattutto per la 360 avevano una bella grafica e non era così stupido, perché comunque tutti pensavano che era un gioco per bambini. In realtà era molto difficile perché devi farti il tuo giardino e soddisfare dei requisiti per attirare le pignate, varie specie di pignate. Il problema è che non era semplice attirare le pignate e addirittura poi avevi delle missioni per aiutare il mondo delle pignate a prosperare, perché stava tipo distruggendo, no? E questo gioco me lo ricorda molto, che vai in giro, prendi, che so, la frutta, crei habitat, un po' come in Tycoon, e speri che se fai tutti i requisiti speri che arrivi una pignata del tipo che ti serve e inizi a vivere nel tuo giardino, no? E poi sblocchi varie cose, sempre nuove specie, e fino ad arrivare poi a salvare il mondo delle pignate. E non era semplice, io per esempio non sono mai riuscito a finirlo quel gioco, però era caruccio. Tipo invece Slime Rancher l'aveva preso mia cugina per PlayStation 4 e aveva regalato i genitori, e praticamente mi hanno dato una volta a Natale così: ma gli ha regalato il suo gioco, prova a guardare un attimino come funziona, perché non ci capiamo una mazza.
trip in a while. Put this in here. Australia. Major Nelson. Passport. I need a passport. Mi sono messo lì a provarlo, sto Slime Rancher. Messo lì. Ho giocato un pochettino, ho tirato per finire, guarda. Mi sembra tanto un gestionale, devi fare tipo giardini di Slime Rancher, di slime eccetera, ma mi sembra un po' tosto, un po' difficilotto per la bambina che aveva 7 anni mi pare, e alla fine niente, l'hanno mollato lì che era troppo difficile per lei, non ci riusciva a giocare. Slime Rancher 1. Welcome back to Melbourne. It is so great to be here in person. Get ready for the showcase. Ecco, andare a un evento del genere mi piacerebbe. Sono vinti le Xbox. Leah, here in Melbourne with FanFest. Hot Wheels su Forza Horizon 5, qua so dov'è excited Zef? to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So Mike, let's start with why the Comunque, team a decided to bring proposito, Hot Wheels to Forza tornando Horizon. Our fans have been telling us for a years God of War, about how much they Henry. loved Forza Horizon 3's Hot Ho Wheels letto expansion. che So we've been più waiting avanti for the dovrebbero right fare time un to bring State of everyone another Hot Play Wheels adventure. Forza e Horizon 5 annunciare presented the qualcosina in più perfect su God of opportunity War to bring Hot Wheels to Ragnarok life like e never altri before titoli with the power of the PlayStation. Xbox Series X and S. It really Vabbè, in does sound questo like caso the non ti perfect time interessa for magari Forza God of War Horizon and Hot Ragnarok. Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this Da time. quanto ho Yes, letto you da travel to the clouds questo above Mexico to visit the Hot Wheels Slime Park, Rancher which The is Sad comprised Ending. of over Ma è vero, no? 200 Guarda che kilometers non of è the così fastest, semplice most come extreme gioco tracks Slime yet. Rancher. Once Anche io ho there, fatto fatica a you'll capire join come the Hot Wheels funzionasse, Academy però poi io ho and detto set anche out per la to take bambina on Forza Horizon's most non va extreme racing benissimo. yet and prove yourself Sembra una a Hot Wheels stronzata, ma non è legend. così semplice. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll Per take quanto on riguarda new God of driving War, ho experiences letto across gravity-defying che magnet tracks, as well as ice, water flume, and lo faranno un pochino più So we spoke loads about action biomes in the build up to Forza Horizon 5's launch. stile Are we quelli expecting vecchi, perché something comunque similar in Forza come Horizon dicevi 5 Hot te Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the ho power letto of che the Xbox diverse Series X and S when we look persone, at Forza Horizon 5 una buona Hot parte della Wheels, all new community biomes. The amount of è detail and rimasta diversity that we can pack un po' into fredda, 4 new possiamo biomes dire, is sul breathtaking. nuovo We have the gameplay di rugged God of Giants War Canyon, where you'll hear the growl 4, of your engine chiamavamo bouncing back 4 off the anche se non intricately c'è un detailed rock suffisso. formations. The Ice Cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten E quindi lava. per In Forest accontentare anche Falls, un po' you'll see il a tree canopy la vecchia towering over guardia, epic waterfalls. And finally, hanno the detto visually stunning and che exhilarating Horizon Nexus, cercheranno appunto di far qualcosa di un po' più simile alla prima trilogia. Comunque col 4 secondo me hanno imbroccato una buona direzione, però mettere qualcosa in più di effetto nostalgia che comunque richiama anche un po' la prima trilogia per la vecchia guardia dei fan di God di Kratos, secondo me fanno una buona cosa. E comunque beh, a me God of War 4 è piaciuto molto. Quello che mi interessava Stealth l'altro giorno si chiama Ereban, magari vediamo di più. Sì, era quello lì della ninja. Vediamo, perché di storia, di trama non ha rivelato nulla, potrebbe essere interessante saperne di più a riguardo.
Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've Io seen spero yet che questo in me lo Forza. mettano. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. I want to call out the Hennessy Venom F5 Vabbè, and the dov'è la Volkswagen ghigliettina? GT3. Their Che speed caga is cazzo, unlike qui anything piace we've la seen merda. before. So we Che know Forza senso, Horizon Rob? 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing Ma cosa? in Hot Hot Wheels So, in a o... first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start o of the God of War, experience intendi, in la co-op. prima trilogia. You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now, though. Io che capelli c'ha questo? Questo adesso? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. Non ho capito se sarà incluso nel Game Pass. Ah, beh dai, God of War 2 è stato meglio del primo e del terzo, no Rob? Mi è piaciuto di più. Questo che roba è? Sapete un gioco che a me aveva impressionato e sembra essere sparito? Quella specie di Super Smash Bros con gli animali. Cioè, impressionato, mi interessava. Questo è Fall Guys? Forse. Ah, rifan che rivogliono il gameplay vecchio. Ma lì te l'ho detto Rob, ne ho parlato ieri con sì, Fall Guys, secondo me. Ne ho parlato ieri con Andri. Non è incluso nel pass, quindi non lo prenderò. Comunque, secondo me è l'effetto nostalgia, che la gente si trovano poi God of War 4 che è stato veramente stravolto. A me personalmente in meglio, gusto mio personale in meglio. Ah, il diorama di Halo 3 messo come Fall Guys. Oh mio Dio, che figo. Bello, bello. Esatto. Il trailer di Halo 3 mi ha fatto questi cosi. Spettacolo. Questa è una chicca, devo concederglielo. Eccolo qua, il signor Cubettino. Anche lui è tutto cubetti. E comunque è quello secondo me, Rob, che secondo me le persone che sono cresciute col vecchio God of War rivogliono un po' di gameplay del vecchio per anche effetto nostalgia. Io ti ho detto, io l'ho dichiarato più e più volte, a me piace di più l'ultimo, ma appunto sarà forse anche per il fatto che l'ho giocato alla fine. I primi li ho giocati adesso che ho già giocato il quarto, e il quarto è un po' un'evoluzione, un remake totale del titolo. Kratos è totalmente diverso, il gameplay è totalmente diverso. Cioè, quelli vecchi è una tipologia di gioco, la Dante's Inferno, Darksiders, molto cazzaro. Il quarto è più studiato, ragionato, più profondo. Sono proprio giochi che io giocare il God of War 4 e giocare gli altri non c'è zecca una mazza. Sto ancora in chat. God of War per PS2 e PS3 sono perfetti. Fall Guys esce gratis per tutte le piattaforme il 21 di giugno. Cavolo, non c'ho la connessione. Non posso giocare Fall Guys finalmente. Non posso giocarlo, adesso esce, non posso giocarlo.
game. What made you choose A me mi hanno segnato come attivazione della linea tra mercoledì e venerdì prossimo, perché quando dopodomani esce il tecnico nella casa nuova e poi mi spediscono il modem. Started to think about who we could partner with to build that experience, and that's where we Lo stavo guardando e ho sentito la soundtrack ed ero scusa cosa? And you know, the project was sì, ma sai che anche a me mi ha, alla fin fine sentendola mi diceva qualcosa, ma ho detto ma l'ho già sentita questa. Poi dopo ho visto il diorama Spartan, quando l'ho visto in cima Master Chief e l'altro tipo brutto, ho detto no, che bella cosa. I gotta say, I love a good Easter egg. È partito il flame. God of War 1, 2, 3, letame. God of War 4, letame. Siccome la metti giù così dura. Vabbè, dai, ragazzi. Sono gusti, io l'ho detto. Sono giochi così differenti che non si possono paragonare. È un po' come paragonare, come dire, God of War è meglio di Gears of War. Sono giochi che sono i paragoni che fanno i bimbi minchia, ragazzi, che confrontano giochi così differenti che non si possono paragonare. E nonostante God of War sia sempre God of War, il quarto è un gioco così differente che per me non va neanche preso in considerazione ai primi, perché sono giochi a sé stanti. È come paragonare Halo, come si chiama? Oh mio Dio, un secondo. Halo, quello strategico, porca miseria. Halo, Rob, aiuto da casa. Rob, vabbè, è come paragonare la serie di Halo con lo spin-off che hanno fatto strategico. Sono giochi così differenti che sì, è Halo, ma è un'altra cosa. È un po' come paragonare la serie di Halo con la serie TV di Halo, la serie di giochi con la serie TV. È Halo, ma è una cosa completamente diversa. Sì, sono gusti, mi sono permesso di dire che il 4 è letame, ma il tuo moderatore sì. Vabbè, ma Henry, i gusti sono gusti. Io non posso parlare per Rob e Rob non può parlare con me. Se lui fa cagare non ci posso dire niente io. In generale lo capisco, perché sul fattore violenza e nudità ce n'è tanta in God of War. È una sua il suo tratto peculiare, una cosa su cui ci marciano sopra. Cioè, non è una pecca, ma è una scelta stilistica. Personalmente ho preferito di più la scelta stilistica del quarto. Poi lì ovviamente sono gusti. È un po' come Bulletstorm. A me Bulletstorm non è piaciuto, nonostante sia fatto dai stessi sviluppatori della prima trilogia di Gears, che è stupenda. Bulletstorm ha quella violenza e quell'essere cazzaro che non me l'ha fatto apprezzare, ed è un gusto personale. Poi non ha avuto successo, ha floppato, un motivo ci sarà. Però a me personalmente non è piaciuto. No, God of War 4 ci stai tanto. Sono d'accordo con te, Rob, su quello. A me è piaciuto God of War. Infatti l'ho giocato con un ero così scettico. Come fanno a dar 10 a un gioco come God of War? Poi ho giocato il quarto, ho detto ok,
Sarah, it's so great to have Capisco you. come fai ad essere piaciuto, ma non è un gioco da 10. Su quello devo dar credito ad Henry che mi dice non è un gioco perfetto, perché paradossalmente si è lasciato totalmente alle spalle God of War 1, 2, 3, che ha perso un po' l'identità. Quello glielo devo concedere. Poi ci sono alcune cose che mi hanno dato fastidio anche lì. Adesso non mi ricordo nel dettaglio, ma alla fine di God of War 4, se vi ricordate, avevo detto che c'aveva un po' di pecche anche quello. Comunque ha fatto una carrellata di indie che alcuni sembravano interessanti. Piccolo dettaglio che noi siamo fermati a parlare di God of War e via. Andy, ti informo, non sapevo della tua presenza in chat perché YouTube mi diceva che ero da solo e non mostrava i tuoi commenti. Vabbè, ma Rob, a prescindere And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to il fatto ci sia in chat o meno non è che devi zittirti, i gusti sono gusti, assolutamente. Non mi sento di dire non dovete insultare gli altri giochi perché ci sono altri a cui piacciono. È giusto dare il proprio parere, ovviamente entro certi toni. Cominciarsi a insultare per dei giochi è stupido, ragazzuoli. L'ho sempre detto, come la console war e come la guerra di esclusive. Meglio le esclusive Sony, meglio le esclusive Xbox. Sono gusti, ti piacciono più altri che alcuni, ci sta. Però quelli che insultano a prescindere le esclusive di un'altra console perché io c'ho Xbox, Sony è merda, o io c'ho Sony, la Xbox è merda. Lascia il tempo che trovano queste motivazioni. Uno, non c'è motivazione valida, non logica, del fatto che Kratos è sopravvissuto agli eventi di God of War 3. Due, non c'è originalità nel gioco perché alla fine vengono riprese cose dai vecchi God of War. Tre, le meccaniche di gioco sono le stesse dei precedenti, l'unica cosa che cambia è la presenza del figlio improvviso di Kratos. Allora, sulla motivazione valida, anche lì, io vedo che in God of War c'è gente che viene trapanata nel cervello e non muore, perché che sono divinità, ma se ti trapano il cervello con una spada devi morire, quindi lasciamo perdere, lasciamo la licenza poetica. L'originalità hanno cercato di dare una nuova immagine a Kratos di padre e di persona tormentata dagli eventi appunto della prima trilogia. Sul fatto che lì abbiano messo un personaggio, gli abbiano dato una famiglia dal niente come un figlio improvvisato, è una chiara un chiaro segnale che volevano lasciarsi alle spalle il vecchio Kratos. Basta vedere Gears of War col 4 e 5, ci siamo ritrovati con un Marcus Phoenix con un figlio e la moglie morta, così dal nulla. Halo Infinite, ci siamo ritrovati con un Master Chief dopo che ha avuto uno scontro con un boss che sembrava essere un pezzo grosso dei nuovi nemici che si sono stati esiliati, con già tutto successo, con il personaggio che fa dei flashback che ti raccontano quello che è successo nel mentre. Perché? Perché volevano darsi una scrollata dal passato. Halo 4 non ha avuto il successo che speravano, Halo 5 idem, e hanno detto no, col 6 vogliamo fare qualcosa di nuovo. Con Gears uguale, col fatto il 4 introducendo i nuovi personaggi non è andata come volevano, e col 5 hanno cercato di rimediare, dare un'altra via ai personaggi, e bisogna vedere col 6 cosa succederà. God of War è la stessa cosa, hanno voluto dire ok, quello era il vecchio Kratos, ora è questo, e si sono staccati troppo. Secondo me devono fare dei passaggi graduali, tipo
God of War 4 avrebbe dovuto far vedere un passaggio dal vecchio Kratos al nuovo. Cosa è successo nel mentre? Perché ha conosciuto la famiglia? Cosa ha fatto? Come si è innamorato della nuova moglie? Come ha avuto il figlio? Cioè, non come sappiamo come l'ha avuto, ma come l'ha vissuta l'infanzia di un nuovo figlio? Cioè, te l'ha fatto vivere a posteriori. E non ti fa affezionare tanto alla nuova family di Kratos, capito? È una cosa fallimentare che abbiamo visto in Halo, in Gears e in God of War. Perché non ti crea la stessa empatia con nuovi personaggi, la nuova via che prende la saga? Ed è un passo falso, parere mio. Forse era uno di questi la pecca che avevo detto. Poi anche il fatto di non aver giocato i precedenti, io mi sono trovato catapultato con un... ecco Stalker 2. Hanno confermato che esce tra gennaio e giugno 2023, Rob, a proposito. E questo è il problema, secondo me, uno dei problemi di God of War. But sitting here today, you know, recognizing that team is Ukrainian. No, non sto dicendo che ti hai detto che era perfetto, Rob. God of War 4, tranquillo. Stavo dicendo io che pensavo fosse perfetto. Le persone lo definivano perfetto, ma non è un gioco perfetto. Non esiste il gioco perfetto, cazzo. You know, this is a team who's talking about their culture. Ah, ok, Rob, capito. Talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. Henry, and now we all quel fattore del cambio di titolo è la stessa cagata che stanno facendo con Forza Motorsport. E è una stronzata assurda, come Gears of War che è diventato Gears 4. È una chiara intenzione di lasciarci alle spalle il vecchio, fare un nuovo, un remake spirituale, ma remake è una stronzata. È God of War 4, appunto. Vediamo questo, che è Stalker 2, ho parlato sopra, scusate. Mi interessa il nostro Rob. Velocità. Esatto, ho voluto far di più, non ci sono riusciti, Henry. Ma il terzo, infatti, io col terzo, se guardi le live del terzo, mi ha fatto cagare. Non mi è piaciuto, ti dico proprio sinceramente. Un po' perché non ho giocato il primo e il secondo, un po' perché non ho giocato dall'inizio e non conoscevo il personaggio. Mi sono trovato all'inizio, così, catapultato nella guerra dei titani, ammazzare Zeus, ammazzare gli olimpici. Ma che cazzo? Secondo me ha pagato lo scotto anche quello, però è molto cazzaro il terzo. Il quarto, essendo un remake spirituale, ho avuto già più un contesto, una cosa che mi ha fatto dire ok, sto capendo un po' la situazione. Il terzo, essendo l'ultimo della prima trilogia, purtroppo ha pagato lo scotto che è un acerbo di tutta la storia. Adesso a posteriori ti dico che hanno fatto un po' una cagata a mollare tutta la storia di Kratos dei primi tre e ripartire da zero così dal nulla. Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Situazione veramente di merda. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет.
Я Дмитро Ясінєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Giochi God of War 2. Ah, comunque vi consiglio di provare Fall Guys. Io se ho con la connessione assolutamente. È uno di quei giochi che non vedevo l'ora di provare. Porca la miseria. E spero di avere la connessione. Speriamo. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really Esatto. enough? Giocare il 2 e il terzo è basilare. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Che grafica, ragazzi. Se la grafica in game. The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently. Questo c'è una bomba sul sedile del passeggero. Neanche mettere il cinturone di sicurezza. Bene, ma non benissimo. L'arbre magique, meno male che ce l'ha. Comunque sì, Andri. Io ho fatto una cagata a giocare subito God of War 3. Purtroppo non pensavo neanche di fare il PS Now e non sapevo neanche che ci fossero tutti. Quindi rip. Ora a posteriori fa un altro effetto. Chernobyl, cambiato il nome, come avevano detto. Però ve l'abbiamo perso in estasi. ...2023, esatto, come vi dicevo. Muoro. Semplicemente hanno fatto vedere un piccolo trailer per confermare quello che già si sapeva. Perché nei giochi che hanno presentato con... niente, hanno fatto vedere un piccolo trailer sui sviluppatori che stanno lottando in Ucraina, la situazione che hanno vissuto. Hanno parlato un pochino del gioco e poi hanno fatto vedere questo piccolo trailer che dice niente, in sostanza. Ho letto un articolo di Stalker 2 oggi dove facciamo vedere appunto che tra i giochi che escono nei prossimi 12 mesi, che era un po' il fulcro dello showcase dell'altro ieri, c'era anche Stalker 2 che però era schedato. La data di uscita era fissata tra gennaio e giugno 2023, quindi facciamo le dita che esca nella prima parte del 2023, confermando appunto il posticipo della data di uscita. Comunque non hanno detto granché roba, tranquillo. Fatto vedere giusto delle sezioni di motion capture, basta. Particolare, niente di che. Beh, allora ragazzi, finito lo showcase extended, allora ho fatto vedere due o tre cagatine nuove, proprio giochini qua e là. Fall Guys carino, il trailer.
Fall Guys è uno di quei giochi che mi ispira, voglio giocarmelo e aspetto di provarlo. Poi adesso appena avrò internet a casa nuova lo proverò, perché l'ho detto, non avrò l'occasione fino a che non avrò la nuova linea. E ovviamente poi tempo al tempo ritorneremo con le solite live serali, ragazzi. E allora, parlando dello showcase, è quello che avevamo detto, cioè un approfondimento della conferenza che c'è già stata l'altro ieri. Hanno spiegato meglio i titoli, non hanno spiegato tutto, tipo quello che voleva vedere Rob, Stealth non c'è stato, Forza non c'è stato, e Wolong non c'è stato, Overwatch, Diablo, così non li hanno approfonditi, hanno approfondito giochi da merda alcuni, ma vabbè. Però dai, tutto sommato, beh, un po' una perdita di tempo è stata, dai, diciamoci la verità, però almeno ci siamo visti qualcosina interessante anche verso la fine con Stalker 2. Stalker 2, ve l'ho detto, io l'ho giocato con voi l'anno scorso per la prima volta, il primo, e sono in attesa del secondo, che mi ha creato un bel hype giocare il primo, ma purtroppo questa situazione della guerra ce l'ha messa un po' in quel posto, quindi bisogna tenere duro e aspettare, sperando che finisca la guerra e torni tutto alla normalità. Sto recuperando cosa hanno mostrato. Poco, Rob, tranquillo che rimani deluso, però qualcosina, almeno fa vedere che non è morto il gioco. E niente, bene o male lo showcase di stasera non ha mostrato molto in più, però qualche approfondimento qua e là c'è stato. Notizietta interessante, sì, ok, però noi che volevamo giochi di un certo peso siamo rimasti delusi comunque da questa seconda conferenza di approfondimento. Ovviamente la gente si aspettava, però l'hanno subito detto, non fatevi i castelli in aria, perché è un approfondimento, showcase extended, cioè anziché mettere alla fine della conferenza le solite interviste che la gente guarda e molla, ne hanno messo un'altra cosa, chi è interessato le ha guardate, è morta lì. Qualcosina anche di Redfall così hanno mostrato, però anche, beh, ovviamente Starfield, tanta roba, ma sono tutte cose che poi usciranno nei prossimi giorni come articoli, quindi sì, bello vedere l'intervista, però una cosa in più. Con questo, ragazzi, perfetto. Con questo, ragazzi, termino l'ultima live della vecchia location. Appunto, ci saranno un paio di settimane almeno di stop, più che altro perché da settimana prossima potrebbe arrivare il modem, però ci avrò tutti gli scatoloni da sistemare, la casa da riordinare, e allora prima di riprendere a pieno ritmo ci vorrà probabilmente, ne parleremo per inizio metà luglio, tornare a fare le live quasi tutte le sere e via. Però qualche live, quando rimetteremo, mi rimetteranno la linea, la inizierò a fare, magari non serie lunghe, magari qualcosina di corto, però spalmato nella settimana, però ci ritornerò il prima possibile. Ovviamente non sparirò del tutto, vi aggiornerò nella sezione community del canale, così che anche voi potrete, faccio vedere almeno, rimanere aggiornati sul mio ritorno qua nella sezione, che ovviamente è un po' come Facebook, che vi faccio vedere un attimino gli aggiornamenti. C'è anche la pagina Facebook, però visto che molti preferiscono seguire qua sulla pagina community, quindi vi lascio con questo qua come canale principale da
da seguire, e poi appena avrò la linea ritornerò a rompervi le balle la sera. Cavolo, in che senso, Andy? Per l'attesa che ci vorrà? E pensa che sono già in ballo da 2 settimane, no, 3 settimane per la linea, purtroppo ci vuole tempo. Anche in inglese, Stalker 2. Eh sì, purtroppo per la linea ci vuole un po'. Più che altro spero di avere una buona connessione come ce l'ho avuta in questa casa, perché ancora sì, me l'hanno dichiarata buona, ma finché non c'ho il tecnico che mi dice dopodomani, che mi dice avrai questa linea con questa velocità, io sono in ansia, quindi incrociamo le dita. Mi sa che mi farò Ultimate per giocarlo col cloud, sono una console next gen. Ricordati che col cloud, Rob, c'è sempre un pelino di ritardo, come abbiamo visto con God of War per il PS Now, anche l'xCloud penso che ci sia un attimino di ritardo. Poi io l'ho giocato così poco l'xCloud che non ti posso fare un paragone col PS Now, ma ovviamente la differenza si sente, quindi sì, finché non è una console next gen è meglio di niente, però secondo me ora del 2023 spero che tu abbia l'occasione di comprarla, se vuoi, se no giocalo come riesci. Lo so, Rob, meglio di niente. Quick time event. Dai Andri, poi speriamo davvero di avere notizie anche su Ragnarok. Tanto 15 euro c'è altra roba da giocare comunque. Sì, assolutamente, Rob, c'è un botto di roba. 13 euro mi pare che costa il Game Pass Ultimate, quindi vai tranquillo. 10 euro il Game Pass normale, quindi il 13 l'Ultimate. E secondo me trovi anche un mese a meno sui siti di codici. Quindi ragazzi, con questo vi saluto. Questa è l'ultima volta che mi vedrete in live in questa casa. E niente, mi mancherete tutti in questi giorni che non ci sarete, e che non ci sarò io, che non ci sarete voi in chat, però dai, un po' di vacanze anche di live ci stanno. Tutto sommato adesso è forse un paio di anni che non faccio delle lunghe pause del canale, quindi ci sta anche un po' di staccare la spina e ricaricare le batterie, che con tutto il casino qua del trasloco ne ho bisogno. Alla prossima, Andri. Spero di rivederti poi a luglio quando si riprenderà, e di rivedere tutti voi, ragazzi. Comunque è sempre un piacere beccarvi in live. Ok, con questo termino l'ultima live della vecchia location. Vi auguro un buon fine giugno e appuntamento alla prossima live nella nuova location, con la nuova linea e con dei nuovi video che si aggiungeranno agli oltre 2688 video del canale, che ovviamente sono sempre disponibili alla visione. Diciamo che vi lascio con un po' di materiale da vedere. Buona serata a tutti ragazzi e a presto.